Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Orgalutran, Organon Italia SRL, ultimo aggiornamento, 31 agosto 2021. Cosa Orgalutran? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Orgalutran durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Orgalutran? Orgalutran è un farmaco a base del principio attivo Ganirelix, appartenente alla categoria degli ormoni liberatori delle antigonadotropine e nello specifico ormoni liberatori delle antigonadotropine. È commercializzato in Italia dall'azienda Organon Italia SRL. Orgalutran può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Orgalutran Soluz. Iniet. 1 siringa pre-riempita 0,25 mg/0,5 ml. Orgalutran Soluz. Iniet. 5 siringhe pre-riempite 0,25 mg/0,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp Dome DV. Concessionario: Organon Italia SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo Ganirelix. Gruppo terapeutico: ormoni liberatori delle antigonadotropine. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Orgalutran è indicato per la prevenzione del picco precoce di ormone luteinizzante, LH, in donne sottoposte a iperstimolazione ovarica controllata, CO, nelle tecniche di riproduzione assistita, ART. Negli studi clinici Orgalutran è stato impiegato con ormone follicolo stimolante, FSH, umano ricombinante o corifollitropina alfa, ad azione follicolo stimolante sostenuta. Posologia. Orgalutran deve essere prescritto esclusivamente da uno specialista esperto nel trattamento della infertilità. Posologia. Orgalutran è impiegato per prevenire il picco precoce di LH nelle donne sottoposte a CO. L'iperstimolazione ovarica controllata con FSH o corifollitropina alfa può iniziare al giorno 2 o 3 del ciclo. Orgalutran, 0,25 mg, deve essere somministrato per iniezione sottocutanea una volta al giorno, cominciando il giorno 5 o 6 della somministrazione di FSH o al giorno 5 o 6 successivo alla somministrazione di corifollitropina alfa. Il giorno in cui iniziare Orgalutran è in funzione della risposta ovarica, cioè in funzione del numero e della dimensione dei follicoli in crescita e o della quantità di estradiolo circolante. In assenza di crescita follicolare, l'inizio del trattamento con Orgalutran può essere posticipato, benché copyright l'esperienza clinica sia basata sull'inizio del trattamento con Orgalutran al giorno 5 o 6 di stimolazione. Orgalutran ed FSH devono essere somministrati all'incirca nello stesso momento. Tuttavia i due preparati non devono essere miscelati e le iniezioni devono essere praticate in siti diversi. L'aggiustamento delle dose di FSH deve basarsi su numero e dimensioni dei follicoli in crescita, piuttosto che sulla quantità di estradiolo in circolo, vedere paragrafo 5.1. Il trattamento giornaliero con Orgalutran deve essere continuato sino al giorno in cui si evidenzia un numero sufficiente di follicoli di dimensioni adeguate. La maturazione finale dei follicoli può essere indotta con la somministrazione di gonadotropina corionica umana, HCG. Tempistica dell'ultima iniezione. Considerata l'emivita del Ganirelix, l'intervallo tra due iniezioni di Orgalutran e tra l'ultima iniezione di Orgalutran e quella di HCG non deve superare le 30 ore, altrimenti può verificarsi un precoce picco di LH. Pertanto, quando si somministra Orgalutran al mattino, il trattamento con Orgalutran deve essere continuato durante tutto il periodo di trattamento con la gonadotropina, compreso il giorno dell'induzione dell'ovulazione. Quando si somministra Orgalutran al pomeriggio, l'ultima iniezione di Orgalutran deve essere somministrata il pomeriggio precedente il giorno dell'induzione dell'ovulazione. Orgalutran ha mostrato di essere sicuro ed efficace nelle donne sottoposte a cicli di trattamento multipli. La necessità di supporto della fase luteale durante cicli di trattamento con Orgalutran non è stata studiata. Negli studi clinici, il supporto della fase luteale è stato effettuato in base alla pratica medica del centro di studio o in accordo al protocollo clinico.
Popolazioni speciali. Insufficienza renale. Non vi ha esperienza sull'impiego di orgalutran in soggetti con insufficienza renale, poiché sono stati esclusi dagli studi clinici. Pertanto, l'uso di orgalutran è controindicato nei pazienti con insufficienza renale moderata o grave, vedere paragrafo 4.3. Insufficienza epatica. Non vi ha esperienza sull'impiego di orgalutran in soggetti con insufficienza epatica, poiché sono stati esclusi dagli studi clinici. Pertanto, l'uso di orgalutran è controindicato nei pazienti con insufficienza epatica moderata o grave, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Non vi ha un uso indicato di orgalutran nella popolazione pediatrica. Metodo di somministrazione. Orgalutran deve essere somministrato per via sottocutanea, preferibilmente nella coscia. Il sito di iniezione deve essere variato, per prevenire la lipotrofia. Le iniezioni sottocutanee di orgalutran possono essere praticate dalla paziente stessa o da altra persona purché copyright adeguatamente addestrate e con possibilità di ottenere consulenza da un esperto. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità all'ormone di rilascio della gonadotropina, GnRH, o ad ogni altro analogo del GnRH. Compromissione della funzione renale o epatica moderata o grave. Gravidanza o allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Particolare attenzione deve essere rivolta alle donne con segni e sintomi di condizioni allergiche in atto. Casi di reazioni di ipersensibilità, sia generalizzate che locali, sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. La possibilità di interazioni con medicinali di impiego comune, compresi i medicinali che liberano istamina, non può essere esclusa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere orgalutran durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere orgalutran durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del Ganirelix in donne in gravidanza. Negli animali, l'esposizione al Ganirelix al momento dell'impianto ha determinato il riassorbimento dei feti, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La tabella sottostante mostra tutte le reazioni avverse nelle donne trattate con orgalutran negli studi clinici, usando il recombinante FSH, RECTSH, per la stimolazione ovarica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio nella specie umana può provocare prolungamento della durata di azione. Non sono disponibili dati di tossicità acuta di orgalutran nella specie umana. Studi clinici con somministrazione sottocutanea di orgalutran a dosi singole fino a 12 mg non hanno mostrato reazioni avverse sistemiche. Sintomi di tossicità non specifici quali ipotensione e bradicardia sono stati osservati in studi di tossicità acuta su ratti e scimmie solo dopo somministrazione endovenosa di Ganirelix, a dosi superiori, rispettivamente, a 1 e 3 mg/kg. In caso di sovradosaggio, il trattamento con orgalutran deve essere, momentaneamente, interrotto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni ipofisari e ipotalamici analoghi, antagonista dell'ormone di rilascio delle gonadotropine, codice ATC, H01CC01. Meccanismo d'azione. Orgalutran è un antagonista del GnRH, che modula l'asse ipotalamo-ipofisario gonadico, mediante proprietà farmacocinetiche. Dopo dosi sottocutanee multiple di orgalutran, un'iniezione al giorno, i parametri farmacocinetici sono simili a quelli misurati dopo una singola dose sottocutanea. Dopo dosi ripetute di 0,25 mg/die, livelli D, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Studi sulla riproduzione condotti con Ganirelix A, elenco degli eccipienti: acido acetico, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili. Il pH può essere aggiustato con sodio idrossido e acido acetico. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.